Di quante cose è realmente capace il suono? Se installi una lastra di metallo sopra un altoparlante e ci versi sopra della sabbia finissima, la sabbia creerà delle figure geometriche ben precise, a seconda della frequenza sonora emessa dall'altoparlante. Queste forme, denominate figure di Chladni, grazie agli esperimenti del fisico Ernest Chladni, possono essere ottenute anche facendo vibrare le lastre con un arco di violino. Da questi esperimenti si può osservare che le vibrazioni sonore sono capaci di dare un'effettiva struttura alla materia. Si tratta della cimatica, una scienza elaborata dal medico Hans Jenny, che tenta di dimostrare l'effetto morfogenetico del suono. Ancora più strabiliante è l'esperimento che condusse Jenny riproducendo in fase di studio la vocalizzazione dell'Om, suono della meditazione ed emblema della creazione secondo induisti e buddisti. La polvere utilizzata assunse la forma di un punto cerchiato, simbolo per antonomasia del sole, del mantra e di Dio. Le onde sonore interagiscono con ogni cosa e possono essere utilizzate in vari ambiti che in pochi immaginano. Una melodia piacevole, che sia musica classica o il suono di uccelli nella foresta, può allietare la crescita di piante e fiori, permettendone uno sviluppo più rapido e rigoglioso. Il suono può creare elettricità, secondo quanto sperimentato da un team di ricercatori di Nottingham, il quale ha creato una stufa a legna chiamata Score Stove. Essa è in grado di convertire il calore in suono e poi il suono in elettricità, grazie a un motore termoacustico e a un alternatore lineare. Le onde sonore ad alta frequenza, anche dette ultrasuoni, sono utilizzate da decenni a scopi clinici per le ecografie e per localizzare le superfici di separazione degli organi, attraverso la misura del tempo che intercorre tra la loro emissione e la ricezione. Più di recente, una società privata chiamata Insightec ha creato un dispositivo medico che combina la risonanza magnetica con gli ultrasuoni per condurre un intervento chirurgico non invasivo al cervello. Nel 1973, Gerald Oster, in un articolo sulla rivista Scientific American, definì i toni binaurali come un potente strumento per le ricerche nel campo della neuroscienza cognitiva. Nel corso del tempo, la terapia con battiti binaurali ha garantito importanti benefici, dalla riduzione dell'ansia all'aumento della concentrazione e della meditazione. A quanto pare, le onde sonore sono efficaci anche per pulire oggetti, dai gioielli alle armi da fuoco, dagli strumenti chirurgici ai materiali più delicati, come la ceramica o il vetro. Utilizzando uno spettro di frequenze sonore a noi non udibili, insieme all'acqua o un altro detergente, le macchine ultrasuoni forniscono una rapida rimozione di germi e contaminanti. Gli esseri umani, come ben noto, riescono a percepire uno spettro di frequenze che va dai 20 ai 20.000 Hz. Non abbiamo lo stesso acume sensoriale di animali come pipistrelli, gatti e delfini, che utilizzano l'udito come senso preminente. Dalla preistoria ai giorni nostri, ogni epoca storica ha posto al centro delle proprie arti la creatività legata al suono, di conseguenza la musica, in tutte le sue forme. Sappiamo che il suono, inteso come musica, voce o simbolo di qualcosa che conosciamo, grazie alle sue vibrazioni e alla nostra sensibilità, è in grado di emozionare, di suscitare brividi, pelle d'oca, lacrime o ricordi. Può trasportarci mentalmente in luoghi visitati o immaginari. Finché creeremo nuove discipline e forme d'arte, il suono continuerà a far parte delle nostre corde emotive.